Buongiorno Jiu-Jitsus e ben ritrovati! Chi mi segue saprà che a fine giugno io e Daniele abbiamo trascorso un weekend lungo a Roma per festeggiare il nostro secondo anniversario di matrimonio. Se ancora non li avete visti potete guardare i vlog dedicati alle nostre avventure romane cliccando qui. Girare per Roma e resistere alla tentazione di acquistare qualcosa è una missione impossibile per una shopping addict come me, e infatti anche questa volta sono tornata a casa con una serie di cosette sfiziose, e siccome alcuni di voi mi hanno espressamente richiesto un video haul, sono pronta a condividere il frutto dei miei 4 giorni nella capitale. Durante il nostro primo giorno siamo capitati in via Cola di Rienzo, che è un po' fuori dalle classiche vie dello shopping, e tra una vetrina e l'altra ho scoperto un body shop. Ora, se mi seguite da un po' saprete che sono letteralmente pazza dei prodotti di questo marchio, e siccome normalmente posso acquistarli solo online perché non ho punti vendita vicino a dove abito, immaginerete il mio entusiasmo all'idea di poter fisicamente annusare e toccare tutti quei prodotti che mi avevano incuriosita sul sito. Non so se capita anche a voi, ma io tendo a perdere un po' il senso del tempo quando curioso tra i prodotti di bellezza, e anche questa volta, per la gioia di mio marito, credo di aver passato almeno una mezz'ora ad aprire confezioni, annusare prodotti, toccare, testare e chiedere informazioni alla commessa. Bellissimo! Ecco quello che è venuto a casa con me. Iniziamo con lo scrub e il burro corpo al pompelmo rosa. Vi ho già parlato 1 milione di volte degli scrub e dei burri corpo della Body Shop nei miei video perché sono i miei preferiti in assoluto. Mi sono subito innamorata della fragranza al pompelmo rosa perché è molto fresca, agrumosa, dolce ma non nauseante, insomma perfetta per l'estate. Li ho utilizzati immediatamente mentre ancora mi trovavo a Roma e mi è piaciuto particolarmente lo scrub perché, a differenza di altri della Body Shop che ho testato prima, ha una consistenza in gel con all'interno dei microgranuli di scorza di pompelmo e di polvere di mais che levigano la pelle senza irritarla. Il burro corpo, come sempre, è molto ricco, molto idratante. Utilizzati insieme sono perfetti perché lasciano questa piacevole fragranza di pompelmo rosa che dura molto a lungo. Siccome i burri corpo a casa mia vanno via come il pane, ho pensato di prenderne anche un altro. Eccolo qui, all'aloe, che mi è sembrato particolarmente indicato per l'estate perché oltre ad avere un'azione di idratazione profonda fornisce anche una protezione e un'azione lenitiva, che quindi sono adatti all'estate quando si passa molto tempo al sole. Non l'ho ancora utilizzato, ma considerata la velocità con la quale termino i burri corpo, credo che molto presto arriverà il suo momento. Se siete interessati a testarli, come sempre sul mio blog metterò i link di tutti i prodotti e il prezzo è di 15 euro l'uno. Il secondo giorno abbiamo trascorso la mattinata visitando la mostra di Frida Kahlo alle Scuderie del Quirinale e chiaramente mi sono lasciata un po' prendere la mano nel bookshop. Vi ho già mostrato i miei acquisti di quel giorno nel vlog dedicato, ma ve li mostro di nuovo più nel dettaglio. Innanzitutto il diario di Frida Kahlo in italiano. Ne possedevo già una versione in inglese, ma averlo nella mia lingua madre mi permetterà sicuramente di comprenderlo molto più a fondo. All'interno, come vedete, ci sono le riproduzioni delle pagine del diario di Frida, quindi davvero molto bello e interessante, e nella parte finale invece ci sono tutte le traduzioni e le spiegazioni dei testi che sono fatti sia di testi di canzoni che di pensieri e considerazioni di Frida o anche di poesie. Insomma, se siete appassionate come me della signora Kahlo vi consiglio vivamente di prenderlo. Sempre al bookshop ho visto questo romanzo, questo libro di Rauda Hamis, credo si pronunci, Frida Kahlo, la donna e l'artista selvaggia, visionaria e seducente. L'ho acquistato principalmente perché non l'avevo mai visto e siccome posseggo praticamente tutta la bibliografia che sono riuscita a trovare su Frida, non potevo lasciarmelo scappare. Non l'ho ancora letto, ma sono sicura che quest'estate riuscirò a scoprire più a fondo di cosa tratta. Poi, ça va sans dire, non potevo non acquistare il catalogo della mostra con tutte le opere in esposizione. Bellissimo. Se siete interessate, tra l'altro ho scoperto che entrambi questi libri, anzi tutti e 3 questi libri, considerato che c'è anche il diario, sono disponibili su IBS e ho messo il link sul mio blog, quindi andate a vedere se volete acquistarli anche voi. Iniziano poi gli acquisti compulsivi, ovvero ben due locandine della mostra, e sono 2 perché non riuscivo a decidermi su quale scegliere e quando si tratta di Frida non è mai troppo per quel che mi riguarda. Dopodiché una cartolina con un'immagine di Frida, una calamita
e un segnalibro. E questi sono decisamente acquisti impulsivi e compulsivi. Nel pomeriggio invece mi sono concessa un bel giro nelle classiche vie dello shopping romano, quindi tutta quella zona che si estende intorno a Via del Corso. Immediatamente lasciato l'albergo, cioè subito dopo, però mi sono imbattuta in un negozio di scarpe che mi ha colpito perché i modelli in esposizione erano davvero particolari. Il negozio si trova in via Campo di Marzio, scusate, ho dovuto leggerlo perché non me lo ricordavo. La marca si chiama Pas de Rouge. Si tratta di una linea prodotta a Venezia, quindi di produzione italiana. I modelli sono davvero particolari, la fattura è ottima e non appena entrata nel negozio io mi sono innamorata di questo paio che vado a mostrarvi. Pa-bam! Bellissime, mi piacciono molto, sono, come vedete, con la zeppa non troppo alta, quindi molto comode. L'interno è rosso, l'esterno è scamosciato nero e poi ci sono questi dettagli molto colorati in colori neon che le rendono divertenti e fuori dal comune, e sono open toe e aperte anche sul lato. Insomma, me ne sono innamorata all'istante. Come vi dicevo, tra l'altro sono anche molto comode, la fattura è ottima, insomma non potevo non prenderle. Uscita dal negozio Pas de Rouge, mi sono spostata su Via del Corso, dove sono stata attratta magneticamente da H&M. Ora, se vi state chiedendo che senso abbia andare fino a Roma per finire in un negozio di H&M, ho la risposta per voi, perché ho una teoria a riguardo che poi è la stessa che ho espresso a mio marito quando mi ha posto questa domanda. E la mia teoria, che potrebbe essere bislacca ma io ci credo fortemente, è che nei negozi di punta delle grandi città come Roma e Milano si può trovare praticamente tutta la collezione del marchio, mentre negli store che frequento di solito, per ovvie ragioni, ne presentano solo una parte. Io nel dubbio faccio sempre una capatina in questi negozi quando sono nelle grandi città, infatti anche stavolta ho trovato una serie di pezzi che non avevo mai visto prima. Partiamo con... tada! Una gonna a ruota in tessuto fortemente strutturato e traforato. Mi ha colpita non appena sono entrata nel negozio, ma ero un po' incerta su come vestisse. Poi una volta provata me ne sono innamorata, perché è divertente, bizzarra e fuori dal comune, proprio come piace a me. Se volete vedermi mentre provo questa gonna e anche altri dei pezzi che poi ho acquistato, vi consiglio di guardare il mio video vlog di quel giorno, perché ho ripreso tutto il processo. Tra l'altro era scontata del 50%, quindi l'ho pagata 20 euro invece di 40, un vero affare. Un body in cotone a righe con mezze maniche e scollatura sul retro. Non ho mai avuto un body che non fosse da intimo, ma quando l'ho visto appeso nel negozio ho pensato che potesse funzionare bene con le mie gonne a ruota, perché non sale, non si arriccia e rimane al suo posto per tutto il giorno. L'ho provato e bam, è venuto a casa con me. L'ho pagato 15 euro, non male. E poi un'altra gonna a ruota, ma dallo stile completamente diverso. Eccola qui. Chiaramente quello che mi ha colpito a prima vista è stata la stampa, i colori e anche il taglio, che ha un gusto molto retro. Mi piace moltissimo perché sembra vintage, in realtà però chiaramente avendola presa da H&M è nuovissima. L'ho pagata relativamente poco, intorno ai 50 euro. Mi piace molto come veste, insomma era perfetta per me. Come vedrete nel vlog, quando ho provato questa gonna l'ho provata in abbinamento a una canottiera gialla, che poi è venuta a casa anche lei. La particolarità è che ha una scollatura molto profonda sulla schiena, in più ha questo colore giallo che è il mio colore del momento, che adoro. È molto semplice ma comunque particolare, perfetta anche in abbinamento, come dicevo, con questa gonna, e l'ho pagata 10 euro. Poi prima di uscire mi sono lasciata tentare anche da un'altra cosetta. Una fascia per capelli a treccia. La addocchiavo già da un po' nei negozi di H&M, questa volta l'ho presa, l'ho già indossata abbastanza perché è comoda, soprattutto nei giorni in cui non ho voglia di fare granché ai miei capelli, perché dà un tocco particolare e più curato, e l'ho pagata 4 euro.
I prossimi 2 acquisti provengono dal mercato di Porta Portese. Trascorrere la domenica mattina a Porta Portese è un'esperienza che vi consiglio vivamente, perché tra le urla dei venditori, la varia umanità, le signore che litigano per accaparrarsi il pezzo migliore in una montagna di borse a 10 euro, non ci si annoia di sicuro. In più la merce in esposizione è davvero variegata, dall'antiquariato ai libri, dalle scarpe ai vestiti, dagli accessori agli utensili per la cucina, insomma qualsiasi cosa possa venirvi in mente. Da quel divertente delirio ho portato a casa con me questo paio di slip-on stile Vans che ho pagato 10 euro, sono comodissime, mi è piaciuta molto la stampa floreale, insomma un vero affare. E poi sempre per la fiera dell'inutile, una scatoletta in latta a forma di bara che ho visto su una bancarella e alla quale non ho saputo resistere. La fiera dell'inutile. E voilà, ecco qui tutti i miei acquisti romani. Spero che questo video vi sia piaciuto, se così è non dimenticatevi di cliccare mi piace qui su YouTube e di iscrivervi al mio canale per non perdere nessuno dei miei prossimi video. Vi ricordo inoltre che sul blog troverete anche la lista di tutti i prodotti dei quali vi ho parlato con eventuali link diretti di acquisto dove disponibili. L'indirizzo del mio blog è nella info box qui sotto. Se vi va sarebbe spettacolare se poteste condividere questo video oppure il post con tutti i vostri amici, perché ogni condivisione aiuta il mio blog e il mio canale a crescere. Bene, anche per oggi è tutto, io vi auguro una splendida giornata e noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao! Woo! Chi mi segue saprà che a fine giugno io e Daniele abbiamo e tra una vetrina e l'altra ho scoperto un body shop. Ora, se voi seguire me, io voglio spiegare che mi sono innamorata all'istante della fragranza al pompetto. La mia teoria è che nei grandi negozi delle grandi città come Roma e Milano, nei negozi di punta diciamo, si trova praticamente tutta la collezione, mentre negli store che frequento d'habitude, sono francese, perché sono francese ormai. Oh mon Dieu, j'ai perdu le télécommande. Oh mon Dieu, il n'y a plus de télécommande, je peux pas arrêter. Oh merde, où est le télécommande? Oh merde. No, cioè, davvero? Sì, davvero. Ciao a tutti e ben ritrovati nella nostra cucina. Oggi prepareremo insieme uno dei miei piatti preferiti che Daniele cucina almeno una volta alla settimana, i gamberoni con salsa ai piselli. Per questa ricetta ci serviranno ovviamente dei gamberoni, dei piselli, dello scalogno, del peperoncino, del sale e dell'olio. Andiamo a cominciare!